Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video riguardo le ultimissime news dal Giappone della settimana appena passata. Prima di cominciare questo video voglio solamente ricordarvi di iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche, seguirci sui nostri social media e per favore provate a condividere i nostri video, soprattutto questi, per tutte le persone che amano il Giappone e vogliono sapere le ultimissime. Grazie a tutti come sempre del supporto, ma cominciamo subito perché io vi devo annunciare che oggi ci saranno un sacco di news molto interessanti e che dovete stare a sentire, logicamente. Comincio già a cambiare tono di voce perché voglio parlarvi di un ministro del governo Abe che non sta facendo una bellissima figura, devo dirlo. Parlo del ministro Taro Aso che, come forse avrete sentito, ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto sessiste che ora andremo ad analizzare. Io dico, non hai nient'altro da fare? È stato fatto un sondaggio, ragazzi, nelle ultime settimane riguardo le frasi sessiste più discusse degli ultimi tempi. E al primo posto c'era proprio il ministro Aso. Ora vi andrò a spiegare quello che ha detto. Già la scorsa settimana, o comunque 2 settimane fa, è stato dato il dato che la popolazione giapponese continua a diminuire perché c'è un tasso di natalità inferiore e ogni anno viene comunicato il record di tasso di natalità. Quindi è un problema che qui in Giappone stanno affrontando moltissimo, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni. Ebbene, lui ci ha messo il dito nella piaga perché ha detto: no, ma non dovete prendervela con le persone anziane perché loro sono il bene di questo paese e ne siamo orgogliosi. Dovremmo prendercela con tutte quelle donne che non riescono più a fare figli. Caro Asso, io vorrei parlare un po' con te e spiegarti che forse il motivo per il fatto che le donne non riescono più a procreare è anche perché gli uomini sono costretti tutti i giorni a starsene dalla mattina a notte fonda in ufficio a lavorare. Se voi cambierete la legge per quanto riguarda il lavoro, lo diminuirete o forse riuscirete anche a pagare gli extra, quindi gli straordinari, per tutti quelli che si fanno un mazzo così per lavorare dalla mattina a notte fonda, non neanche alla sera, a notte fonda, beh, allora ne riparleremo. Forse tu non hai tutti questi problemi, ma devi sapere che nel tuo paese, come ben sai o come forse dovresti sapere, la gente non ha affatto tempo libero da dedicare alla propria famiglia, quindi se smuovi quel culettino che ti ritrovi e decidi di cambiare qualcosa, forse vedrai che la natalità comincerà a riprendere. Voi cosa ne pensate, ragazzi? Io lo trovo incommentabile e mi auguro che lui porga le sue scuse a tutte le donne che fanno anche fatica a procreare proprio per questo motivo. Ma non è finita qui, ragazzi, perché Taro Aso ha colpito ancora. Ebbene sì, lui ha fatto un'altra affermazione sbagliata, non c'entra niente con il sessismo, ma c'entra la popolazione Ainu, che è, diciamo, quell'etnia nativa che si era stanziata in Hokkaido tantissimi anni fa. Ebbene, tenetevi forte perché il ministro Aso ha detto: noi giapponesi siamo l'etnia nativa di questo paese da ben oltre 2000 anni. Domanda, ma chi è al governo? Ha studiato un po' di storia? Effettivamente, da quello che deduco, no. Perché dico questo? Perché gli Ainu l'anno scorso, cioè nel 2019, sono stati riconosciuti proprio come popolo o etnia precedente a quelli che vengono definiti ora giapponesi, che si era stanziata proprio in Hokkaido. Di questo però Asso si è scusato successivamente e ha confermato di aver detto una castroneria pazzesca. Sì, e per quanto riguarda la frase sessista però dobbiamo ancora aspettare. Tra l'altro continuo a parlare di Ainu perché recentemente hanno chiesto i diritti per poter pescare al largo delle coste dell'Hokkaido. Mi viene un po' da ridere perché, seguite il mio discorso, questa etnia, questa popolazione veniva prima di quelli che ci sono adesso e loro che vengono prima di quelli che ci sono adesso devono chiedere il permesso di pescare al largo delle coste dell'Hokkaido a quelli che sono venuti dopo. E molte testate giornalistiche giapponesi loro stessi hanno condannato questo procedimento perché dicono: ma nel 2019 sono stati riconosciuti appunto come popolazione nativa di quei luoghi o comunque un'etnia precedente a quella che si è formata successivamente
e devono anche chiedere i diritti per poter pescare. Lo trovo hilarious, come dicono in inglese, cioè lo trovo comico, lo trovo assurdo. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con queste cose? Fatemi sapere nei commenti anche la vostra opinione, perché è molto importante. Ma torniamo a parlare di Gozn. Come avete sentito nell'episodio precedente, se non l'avete visto andate a vederlo qui, c'è stato questo scandalo dell'ex presidente della Nissan Renault che è espatriato in Libano. Non c'è possibilità di estradizione per il momento, come sapete, ma Gozn ha recentemente dichiarato che ha tutte le prove schiaccianti contro il governo o comunque il sistema legislativo giapponese. Allora Gozn caro, se tu hai tutte queste prove, ben venga, cioè nel senso sono contenta per te, ma mostrale, perché è inutile dire e poi non fare. Mettiamoci un punto, perché siamo anche stanchi di portare avanti questa storia, non credete? Ma non è finita qui, perché l'avvocato di Gozn, quello giapponese perché risiedeva a Tokyo, si è dimesso perché dopo tutti gli interrogatori di ore e ore che sono stati fatti a questa persona, alla fine ha detto: ragazzi, lui è andato in Libano, io non è che posso difenderlo da qui mentre lui è in Libano e quindi io mi dimetto. Vedremo come andrà a finire questa storia, perché penso che ce ne vorranno di settimane qui quindi rimanete con noi e vi faremo sapere. Ora parliamo di qualcosa di veramente molto importante. Recentemente in Cina, soprattutto nella zona centrale della Cina, si è sviluppato un coronavirus e questo virus, che ha creato una polmonite aggressiva, si è diffuso in tutta quella zona. Più di 60 casi, alcuni di essi molto gravi, sono stati riscontrati. Ebbene, dovete sapere che c'è anche il primo caso qui in Giappone. Parliamone un po'. Questo uomo cinese che era andato in Cina per trascorrere le vacanze è tornato recentemente in Giappone presso la zona di Kanagawa e ha riscontrato questo virus, che è stato confermato, ufficializzato dalle autorità giapponesi pochi giorni fa, 2 giorni fa credo. In cosa consiste questo virus? Una polmonite acuta, febbre, dolori articolari, insomma qualcosa che è costantemente monitorato, perché si spera non diventi qualcosa di molto più eclatante, molto più negativo. Vi farò sapere altre news nelle prossime settimane, rimanete con noi. Ma qui su Latest News from Japan parliamo anche di casi di cronaca nera e adesso vi parlo di un'ulteriore scomparsa che è avvenuto pochi giorni fa, e questa ragazza, preciso già che non è ancora stata trovata sfortunatamente, e ha 16 anni, quindi frequenta le scuole superiori. Siamo nella zona di Nara questa volta. La ragazza in questione, dal nome Ai Kodama, si era recata presso un ospedale per vari controlli da fare. Era insieme ad una sua amica o comunque sua conoscente quando ad un certo punto decide di andare in bagno, comunicandolo all'amica. Da quel bagno però poi lei non farà mai più ritorno. L'amica sostiene che poco prima di andare in bagno le è stata consegnata una nota, un foglio di carta. Vedendo che Ai non torna più dal bagno, decide di aprire questo foglio e all'interno trova una nota nella quale la ragazza spiega i suoi progetti futuri. Dice nella nota stessa che lei non tornerà più indietro e che adesso è il momento di trovare la sua felicità e ne andrà alla ricerca. Ora vi do i dettagli di questa ragazza. Turisti che siete a Nara, persone che vivono a Nara, ok? Io lascio appunto i sottotitoli anche in inglese per tutti coloro che magari non capiscono l'italiano, e lo capisco perfettamente. Li leggo, che così non voglio commettere errori. Allora, ha 16 anni, come confermo, è sparita verso le 9:45 della mattina, è alta 156 cm, ha un corpo esile, ha lunghi capelli neri e porta degli occhiali abbastanza spessi, e al momento della scomparsa aveva un top rosa e dei pantaloni neri. Chiunque di voi potesse riscontrare questo identikit guardando delle persone per strada, eccetera eccetera, fatelo sapere alla polizia o a tutti i koban che trovate nella zona di Nara, perché è molto importante. Come sempre io mi auguro che questa ragazza venga ritrovata. Nessun dettaglio è pervenuto per il momento, rimaniamo sintonizzati. Ma rimanendo in tema di scomparsa, che è abbastanza connessa alla cosa anche se la storia è totalmente diversa, vi voglio parlare anche di un'altra donna, Keiko Arimoto. Perché parlo di lei? Perché ben 40 anni fa lei è stata rapita dalla Corea del Nord
e non è più ritornata. Al momento della scomparsa Keiko aveva 23 anni e adesso i genitori nel 2020, qualche giorno fa, hanno celebrato il suo 60° compleanno. I genitori ormai sono ultra novantenni, ma ancora adesso vogliono mantenere viva la speranza che questa ragazza, che questa donna ormai, possa tornare a casa. È stato fatto di tutto, è stato chiesto il permesso di poterla andare a trovare. Ovviamente questo permesso è stato rigettato dalla Corea del Nord. Come ben sapete, i rapporti tra i due paesi non sono idilliaci e i genitori hanno preparato una torta in casa, dei pasticcini, hanno messo la sua foto e hanno deciso di celebrare il suo compleanno come se lei fosse lì tra loro. Questa storia, ragazzi, è commovente, triste, deprimente. Questo vale per il Giappone, ma anche per tutti gli altri paesi del mondo, per tutte quelle persone che vengono rapite e che non possono più tornare a casa. Mi metto nei panni dei genitori e deve essere una notizia straziante, come una perdita di se stessi. Però sono molto contenta per questi genitori perché non hanno ancora perso la speranza di poter riavere Keiko in casa loro. Mi auguro veramente che qualcuno possa aiutarla e che qualcuno possa permetterle di tornare a casa prima che i suoi genitori purtroppo perdano la vita. Ma restando in tema di speranza, questa settimana abbiamo visto l'imperatore e l'imperatrice del Giappone recitare la loro prima poesia dell'anno e devo dire che è stata scelta la speranza come tema, ma non solo, anche le nuove generazioni, perché in entrambe le poesie si citano proprio questi youth children, questi bambini giovani che saranno coloro che porteranno avanti il paese in futuro, e la loro voglia di riporre in questi bambini tutta la loro speranza e la loro comprensione. Devo dire che è stato un momento molto atteso da tutti i giapponesi perché, come sapete, Naruhito e Masako sono i nuovi imperatori del Giappone, ma anche perché sono molto amati, quindi vi metto ovviamente la foto in diretta dalla cerimonia, ditemi cosa ne pensate. Potete trovare i testi delle loro poesie online, quindi andate a dare una sbirciatina e poi ditemi cosa ne pensate nei commenti. Parlo adesso di terremoti. Recentemente, in questa ultima settimana, ce ne sono stati parecchi, alcuni anche abbastanza fortini. Principalmente devo dire che queste scosse avvengono attorno alla prefettura di Ibaraki, che è molto vicina a Tokyo. Recentemente gli scienziati che si occupano di questa materia hanno confermato che questi piccoli terremoti di basso magnitudo possono essere delle scosse che anticipano qualcosa che potrà diventare molto più forte, ma devo anche dire che è una cosa abbastanza ovvia, soprattutto se parliamo del Giappone. Ma comunque volevo ricordare un evento che proprio ieri c'è stato presso Kobe. Dovete sapere che 25 anni fa, esattamente il 17 gennaio 1995, c'è stato un grandissimo terremoto a Kobe che ha distrutto, che ha ucciso persone, e proprio ieri c'è stata la commemorazione a Kobe per ricordare i 25 anni da questo tragico evento. Ma voglio parlarvi di un'altra cosa che riguarda sempre i terremoti, perché recentemente una statua di Ebisu, che è la divinità delle acque, mettiamola così, e dei mari, è stata rinvenuta. Allora, che cosa si è pensato di fare? Si è pensato di trasportare questa statua di Ebisu nelle zone di Miyagi, che è una delle zone più colpite dal terremoto del 2011 del Tohoku. Quindi, per rimanere in connessione con i terremoti, è stata portata avanti questa iniziativa, che devo dire è molto molto carina, molto bella, perché Ebisu è anche una divinità positiva, non affatto distruttrice. Quindi, con l'imminente commemorazione dei 9 anni da questo grande terremoto, l'11 marzo, si è deciso di compiere questo atto che devo dire molto molto importante. Ma continuiamo sempre con i cataclismi naturali, perché un altro vulcano, ragazzi, ha deciso di eruttare. Sto parlando del monte Shintake, che si trova sempre nella prefettura di Kagoshima. Kagoshima si trova nel Kyushu. Devo dire che il Kyushu è una zona molto rischiosa per quanto riguarda i vulcani, così come anche i tifoni. Oh, quella zona, poverina, è sempre ridotta allo stremo. Comunque vi do una notizia positiva perché non c'è stato alcun ferito. Speriamo comunque che i vulcani, anche loro, si fermino per un po'.
continuiamo così, almeno sulle misure di sicurezza devo dire che siamo fortissimi. Voglio tornare solo per un secondo al governo di Abe qui in Giappone, perché uno dei ministri più famosi, direi, di questo ultimo periodo, Koizumi, è diventato papà. Ieri è nato il suo primo figlio, è un maschio, non sappiamo ancora il nome. Questa notizia di Koizumi ha un po' rotto, cioè adesso vi spiego perché. Lui si deve sposare a breve con la sua Crystal, che è questa presentatrice TV giapponese molto famosa, e questa notizia ha fatto scandali, se ne è parlato per ore, ragazzi, per ore, in tutte le trasmissioni giapponesi, di questo matrimonio, di questa gravidanza, di questa felicità di tutti i giapponesi per questo connubio. Perché reagisco così? Perché secondo me ci sono cose molto più importanti di cui parlare. Perché decido di parlare di Koizumi? Perché lui ha deciso di prendersi un break di 2 settimane per paternità e tutte le TV giapponesi hanno riportato questa notizia e ne stanno tuttora parlando. Posso dire una cosa? Facciamolo anche per le persone comuni e non solo per i ministri che si possono prendere il lusso di prendere 2 settimane di vacanza quando i giapponesi se lo scordano. Comunque, lunga vita al primogenito di Koizumi, lunga vita anche a sua moglie, però adesso è meglio cambiare argomento. Questa settimana si è anche celebrato il Seijin no Hi, ovvero la celebrazione di tutti i giapponesi che sono riusciti ad entrare nella società. Come sapete o forse non sapete, qui in Giappone la maggiore età sono i 20 anni, non i 18. E nei primi giorni di gennaio, soprattutto la seconda settimana di gennaio, si celebra questa entrata in società. Colori bellissimi, perché le ragazze devono vestirsi con un kimono coloratissimo a loro scelta, logicamente non c'è un kimono prestabilito. Io vi metto una foto tanto per farvi capire di cosa si tratta. Veramente una festività importantissima qui in Giappone, e se vi capita di venire qui a gennaio, nella seconda settimana, andate in giro per strada e le noterete sicuramente. Quindi congratulazioni a tutte e a tutti coloro che sono entrati in società, benvenuti! Le Olimpiadi, yeah! Bentornati a questo squarcio di latest news from Japan dedicate alle Olimpiadi. 2 news importantissime. Primo fra tutti, la torcia olimpica verrà alimentata ad idrogeno ed è una delle primissime novità di quest'anno, ma anche del mondo, perché nelle Olimpiadi precedenti non è mai stata fatta una cosa del genere. E la seconda news che vi voglio dare è il design scelto per i biglietti delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Qui vi metto le immagini, sono stati usati i 4 colori che designano, diciamo così, la tradizione giapponese: l'azzurro, il rosso, il lilla, quindi il viola, e il verde. Cosa ne pensate dei biglietti? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e ditemi la vostra. Li trovo molto carini, molto eleganti, molto precisi. A me piacciono. Ma voglio parlarvi sempre di Olimpiadi, non quelle di Tokyo del 2020, ma quelle invernali. Siamo già avanti, ragazzi, perché stiamo già pensando alle Olimpiadi invernali del 2030. Non abbiamo ancora cominciato il 2020 e già pensiamo al 30, ma comunque Hokkaido si è candidata nuovamente. Voi dovete sapere che Hokkaido con Sapporo ha già partecipato alle Olimpiadi invernali, ma si vogliono ricandidare perché dicono: ma adesso abbiamo già aiutato le Olimpiadi di Tokyo del 2020, pensiamo di poter essere in grado di riportare le Olimpiadi invernali qui a Sapporo e dintorni. Io lo trovo molto corretto, anche perché Hokkaido è la zona perfetta, perché di neve a palate e quant'altro non c'è bisogno di creare quella artificiale, c'è quella naturale. Quindi staremo a vedere se verrà candidata ufficialmente per le Olimpiadi invernali del 2030. Parliamo di sport. Devo darvi una notizia bella ma anche brutta al tempo stesso. Parliamo di Kento Momota, voi sapete, il campione di badminton. Prima notizia bellissima: lui ha vinto i Malaysia Masters, che sono questi campionati internazionali di badminton. Complimenti Momota, bravissimo, e ti aspettiamo alle Olimpiadi. Seconda news, che però è un po' triste, è che lui ha subito un incidente stradale. Questo incidente ha riportato dei feriti gravi, ben 2, ma anche un morto, che era colui che stava alla guida della macchina opposta a quella di Momota. Lui ha riportato delle escoriazioni, anche un braccio rotto.
quindi una roba abbastanza seria in vista proprio delle Olimpiadi, figuriamoci. Comunque vi do la buona notizia che Momota comunque è già tornato a casa, quindi si sta rimettendo. Grande Momota, in bocca al lupo per tutto quello che devi fare. E un'altra ottima notizia, vi ricordate Naomi Osaka che era riuscita ad arrivare ai quarti di finale? Ebbene adesso lei è entrata nelle semifinali. Bravissima Naomi, continua così. Vediamo la settimana prossima se vi dico che è arrivata in finale o meno. Parliamo di videogames. Come avete visto ho caricato già il secondo trailer di Resident Evil 3 Nemesis, il remake per PS4. Ebbene, avete visto che uscirà il 3 aprile 2020. Non vedo l'ora, anche perché io amo Resident Evil. Ma parliamo di un altro videogame che è in uscita quest'anno e è il remake di Final Fantasy VII. Questo grande videogioco che ha lasciato nei cuori di tutti noi una grande passione. Doveva uscire il 3 marzo, come vi ricordate, ma l'uscita è stata slittata al 10 aprile. Forse hanno dovuto rifare qualcosa, qualche dettaglio, eccetera, eccetera. Comunque sia, noi lo attendiamo. Anche perché Final Fantasy VII è stato uno dei grandi successi di Final Fantasy, quindi noi aspettiamo, siamo qui pronti ad attendere, nessun problema. Continuo a parlare di videogames, anche se non c'entra molto, diciamo che riguarda più i parchi a tema, quindi i parchi di divertimento. Sto parlando del Universal Studio Japan, USJ, molto famoso qui in Giappone. E perché vi dico questo? Perché all'interno di questo parco di divertimenti quest'anno si aprirà il Super Mario World, quindi un'area dedicata interamente a Mario e ai suoi amici. Quindi se vi piace Mario, Luigi, la principessa e chi più ne ha ne metta, andate a divertirvi presso questo parco di divertimenti che è fantastico. Io e il Sense ci siamo già stati e magari vi ci riporteremo un giorno. C'è anche l'area dedicata all'attacco dei giganti, così come a tante altre zone, quindi molto molto bello, ve lo consiglio. Oggi ragazzi non ci sono tantissime news anime, però prendiamo quello che viene. La mangaka di Chihaya Furu, Yuki Suetsugu, ha deciso di creare una fondazione dedicata all'industria della Karuta. Karuta è questo gioco di carte che trovate anche in Chihaya Furu, è il tema principale di questo anime, e ha deciso di creare questa associazione di fondi di modo che quest'industria non vada persa. Io devo dire che amo molto quel gioco, che non è solo un gioco, è proprio uno sport effettivo. Come vedete nell'anime ci sono delle gare ed è tutto vero, queste gare esistono veramente, ma anche il fatto che questo gioco o questa sfida, questo sport venga connesso alla letteratura, io lo trovo fantastico. Io amo la letteratura, quindi ragazzi sono contenta che Yuki abbia fatto questa opera di bene, perché la letteratura non deve andare dispersa, deve essere protratta nel tempo. Bravissima, sono d'accordo con lei. Ultima news che vi voglio dare riguarda sempre lo studio o stadio Ghibli, quello che è, perché dopo 10 anni ha creato una pubblicità per la Lawson, che sono questi convenience store molto famosi qui in Giappone. Quindi questo rapporto tra studio, stadio, Ghibli e Lawson non si è dissolto, è tornato in auge più che mai. Bene ragazzi, con questa news io vi saluto. Scusate, penso che questo video sarà abbastanza lungo, ma era necessario perché ci sono state tante tematiche molto importanti da affrontare. Spero che vi sia piaciuto ad ogni modo e io vi aspetto settimana prossima con latest news from Japan qui direttamente sul nostro canale Our Eyes Your Eyes. Iscrivetevi al canale, seguiteci sui nostri social media che trovate in descrizione, vorrei aggiungere. Ciao ragazzi, al prossimo video. Buona settimana!